È la notte della vigilia di Natale, scocca la mezzanotte. In una grande villa fredda e vuota succede qualcosa di incredibile e meraviglioso. Che cosa? Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Vuoi capire meglio l'italiano? Vuoi parlare italiano? Non cambiare canale! È Natale! Per il video di oggi ho scritto per te un esercizio di ascolto e comprensione natalizio che ti aiuterà a migliorare il tuo italiano. Ascolterai un racconto ispirato a un capolavoro della letteratura inglese che tutti amiamo. Sicuramente conosci già la storia e questo ti aiuterà a capire. Ascolta attentamente e rispondi alle domande. Attenzione! Dovrai anche dirmi il titolo del racconto originale inglese ed elencare le differenze fra i due racconti. Sei pronto a iniziare? Allora, buon ascolto e buon divertimento! Giovanni e il Natale. Giovanni Grimaldi vive a Milano. È un uomo di mezza età, con i capelli grigi e il viso segnato da rughe profonde. Indossa abiti costosi, ma dai colori scuri e tristi, senza eleganza. Giovanni è il padrone di una grande fabbrica di tessuti, dove impiega centinaia di operai sottopagati e sfruttati. Non ha famiglia né amici, solo dei soci in affari che lo temono e lo disprezzano. La sua unica passione è il denaro, che accumula senza mai spendere né donare. È avaro, egoista, crudele e insensibile. Non si interessa delle sofferenze altrui, né delle feste e delle tradizioni. Odia il Natale perché lo considera una perdita di tempo e di soldi. Non ha mai fatto un regalo a nessuno, né ha mai ricevuto una visita o una lettera. Vive solo in una grande villa fredda e vuota con un vecchio maggiordomo. Arriva la notte della vigilia di Natale. Giovanni è a letto quando sente il suono delle campane. Allo scoccare della mezzanotte il suo cellulare inizia improvvisamente a squillare e a saltare sul comodino. Tremante Giovanni risponde: è il suo ex socio, morto da 7 anni. Cambia vita prima che sia troppo tardi, grida il fantasma a Giovanni. Poi gli annuncia che riceverà la visita di 2 spiriti, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. Questi spiriti lo costringeranno a vedere le conseguenze della sua avarizia e della sua indifferenza. Ecco le mie domande, sono molto facili. Rispondi a voce alta e scrivi le tue risposte nei commenti. È un ottimo modo per esercitare il tuo italiano. Chi è il protagonista del racconto? Cosa produce la sua fabbrica? Perché odia il Natale? Hai risposto alle domande? Sulla nostra pagina Patreon trovi un glossario e la traduzione del racconto e tanti altri materiali utili. Non sei ancora un Patreon? Ma cosa aspetti? È Natale! Fatti un regalo. Treat yourself and become a patron. Il Natale presente. Siamo nella stanza da letto di Giovanni, fredda e buia. Non appena il fantasma smette di parlare, ecco che appare il primo spirito, quello del Natale presente. Lo spirito prende Giovanni per le spalle e lo butta giù dal letto. Anche se fuori c'è la neve, lo trascina per le strade fino alla sua fabbrica, dove gli mostra le condizioni miserabili dei suoi operai che lavorano senza sosta. Poi lo porta a casa di una sua impiegata, Roberta Crivelli,
la cui figlia Lucia ha una malattia molto rara. Gli fa vedere che, nonostante tutto, la famiglia Crivelli celebra il Natale con gratitudine e speranza. Gli fa vedere anche come altri abitanti della città, poveri e ricchi, si scambiano auguri e regali, si riuniscono e si divertono. Ora rispondi alle domande a voce alta. Dove lo porta il primo spirito? Il primo spirito porta Giovanni nella sua fabbrica. Chi è la famiglia che gli fa conoscere? È la famiglia di una delle sue impiegate. Come celebra il Natale la gente della città? La gente si scambia auguri e regali, si riunisce e si diverte. Il Natale futuro. Non appena Giovanni si ritrova nella sua stanza, ecco che compare il secondo spirito, quello del Natale futuro. Lo spirito porta Giovanni nel futuro e gli mostra il suo funerale. Ma non c'è nessuno! Tutti mi conoscono, perché non c'è nessuno? Grida Giovanni. Lo spirito alza le spalle e gli mostra la sua villa saccheggiata dai creditori e la sua fabbrica chiusa e in rovina. Giovanni vede anche che la piccola Lucia Crivelli non c'è più. Cosa mostra lo spirito a Giovanni? Lo spirito gli mostra il suo funerale. In che stato è la fabbrica di Grimaldi? La fabbrica è chiusa e in rovina. Cos'è successo alla famiglia Crivelli? La piccola Lucia non c'è più. Il cambiamento. Dopo queste visioni terribili, Giovanni Grimaldi si rende conto di aver sprecato la sua vita e di avere causato solo dolore e sofferenza. Atterrito, si pente dei suoi errori e chiede aiuto agli spiriti per cambiare il suo destino. Quando si sveglia, la mattina di Natale, si sente diverso. Decide di donare una parte del suo patrimonio alle associazioni di beneficenza, di aumentare lo stipendio dei suoi operai e di pagare una clinica privata per Lucia. Giorno dopo giorno diventa un uomo sempre più generoso e gentile, che si interessa al prossimo. Dopo l'iniziale diffidenza, tutti cominciano a sorridergli e a salutarlo per strada. Quel Grimaldi è un uomo d'oro, dicono. Ultime domande. Come reagisce Giovanni Grimaldi dopo aver visto gli spiriti? Giovanni vuole cambiare il suo destino. Cosa decide di fare per cambiare il suo destino? Decide di fare beneficenza, aumentare lo stipendio degli operai e pagare le cure mediche per Lucia. Come lo chiamano tutti dopo il suo cambiamento? Un uomo d'oro. Chi ti ricorda Giovanni Grimaldi? Sono sicura che hai capito qual è il racconto originale al quale si ispira questa storia. Il racconto si chiama ovviamente A Christmas Carol di Charles Dickens, in italiano Canto di Natale. Giovanni Grimaldi ricorda il protagonista Ebenezer Scrooge e anche un po' zio Paperone di Walt Disney. Conoscere già la storia ti ha aiutato a capire il racconto in italiano? Scrivimelo nei commenti. Scrivi anche quali sono le differenze più
più importanti fra i due racconti. Mi raccomando, scrivi! Puoi mandarmi anche un'email. Fammi un regalo, iscriviti a questo canale. Be kind, subscribe to this channel and share it with your friends. Ci vediamo presto e buon Natale!